Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e l'evoluzione del karma dei prossimi 3 mesi. Abbiamo la temperanza, amici del Toro. Può essere un periodo, diciamo, dedicato al ristabilire la pace, la quiete, l'armonia. Di solito è una carta che parla di guarigione. Ehm, È anche una carta che parla di riequilibri e di saper bilanciare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi 3 oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok. Abbiamo la carta dell'eremita e la morte, un 2 di bastoni, un re di bastoni, il papa, la torre, un 9 di spade e un carro. Sì, è un periodo di guarigione, ragazzi. Sento che qualcuno uscirà da una situazione un po' cupa, mi viene da dire, proprio perché abbiamo eremita al contrario e morte, quindi c'è come un taglio del vecchio, potrebbe essere un isolamento forzato, potrebbe essere un sentirsi soli. Andiamo a vederlo l'eremita. Fante di bastoni e 4 di coppe. Mm. Anche il 4 di coppe è una carta di ritiro, comunque la persona è solitaria, sta pensando alle sue cose. Io ho come la sensazione che siate in una fase dove è come se aveste bisogno di qualche cosa di nuovo, di qualche avventura nuova, di vedere qualche possibilità in più. Mi viene da dire di avere un po' più di speranza anche. Andiamo a vedere la morte. Un cavaliere di coppe e la morte. Mm. Per qualcuno si tratta di trasformare, di tagliare, di modificare. C'è un qualche tipo di o atteggiamento da lasciare indietro, tipo il 4 di coppe è la carta della cecità, quindi può essere che qualcuno fino ad adesso abbia fatto finta di non vedere qualche cosa, sia rimasto un po' così nel proprio sé, mettiamola così, ma effettivamente è come se ci fosse da tagliare qualcosa, cioè è proprio, secondo me è quello che è difficile per voi, il taglio. Siccome abbiamo anche un cavaliere di coppe che parla appunto di qualcuno che affronta o mette sul piatto temi importanti, temi di un certo spessore. E secondo me qui potrebbe effettivamente trattarsi, ragazzi, di una relazione, può essere anche amorosa, vi dirò. Andiamo a vedere il 2 di bastoni.
eremita, 5 di spade e 4 di pentacoli. Allora, qui devo dire che potrebbe anche esserci una differenza di età tra voi e l'altra persona. È come se qualcuno di voi sapesse che deve troncare un qualche tipo di atteggiamento, un qualche tipo di relazione. E, sapete, è come dare la priorità alla cosa razionale, cioè non si segue il cuore, ma se una cosa è da fare, si fa e si usa la forza di volontà. È un po' questa la sensazione che ho, come se qualcuno fosse cosciente ma anche combattuto, perché da un lato si vuole qualche cosa di più, dall'altro si guarda il futuro, diciamo così, scusate, da un lato si guarda il futuro e dall'altro lato c'è come un aggrapparsi al passato. Il 2 di bastoni è proprio una carta che dice che con una mano afferra il mondo, no? Quello che può scoprire, con l'altra mano afferra il bastone per tenersi stretto al punto dov'è. Mm? E qui abbiamo anche un 4 di pentacoli che mi indica attaccamento. Difatti vedete come la persona si sta stringendo tutto addosso. Quindi è proprio come se qualcuno facesse fatica a lasciare andare un certo isolamento, una certa attitudine, mi viene da dire, perché quando c'è l'eremita, e qui ce l'avete al contrario, può essere testardaggine in questo caso, può essere qualcuno che si sente superiore agli altri, quindi è come se doveste lasciare indietro o qualche tipo di atteggiamento o per qualcuno sì che si tratta di una relazione, eh. Andiamo a vedere il re. Avevo il mazzo al contrario, aspettate. Sole 2 di coppe. Secondo me la parte difficile qui è compromettersi in modo schietto, in modo sincero, diretto, onesto. Però avendo questo re di bastoni, sento che sarà importante per voi, qualsiasi sia la rottura, può essere una rottura di un qualche situazione, di un qualche comportamento all'interno di una relazione, una rottura proprio di una relazione, piuttosto che di semplicemente un atteggiamento che avete magari nei confronti della vita, nei confronti anche di voi stessi, non lo so. Però comunque, con questo re di bastoni, quello che vi vogliono dire è che durante il percorso del andare avanti, dello scoprire, dello sfidarsi anche un po', bisogna sempre essere pronti a intervenire per cambiare quello che non va. E con il sole e il 2 di coppe, secondo me ragazzi, allora nel caso qua fosse una storia, quella di cui vi ho parlato, può esserci come un nuovo punto di incontro e se fosse una vostra attitudine, quella che si lascia indietro, quella che si taglia con questa morte, vi dico che questo farà proprio letteralmente rifiorire la relazione, può essere la vostra idea di relazione, cioè è come se, adesso non ce l'avete ancora un 6 di spade, poi andiamo a vedere man mano, però è come se ci fosse un'idea diversa, più chiara, più genuina, più pulita. Andiamo a vedere il Papa. Stella e 10 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche la torre. Luna. Ah, che bello. Wow, wow. Luna, torre, 10 di spade sotto la torre. Allora, qui secondo me è tutto il bello, il nuovo, la grinta che vi arriverà. C'era la temperanza, si parla di guarigione ragazzi, quindi si passa da una situazione un po' statica, un po' stagnante, facendo questi tagli di cui ci parla la morte, a un qualche cosa di più pulito, di più sereno che dà una nuova speranza. Vuoi al senso di famiglia piuttosto che di coppia, può essere una nuova speranza anche di appartenenza. Se per caso vi risuona come una situazione lavorativa va benissimo, cercate di adattare voi il movimento energetico alla vostra situazione personale.
Perché ve lo dico? Perché il 10 di Pentacoli può anche fare riferimento a dei gruppi lavorativi. Comunque ragazzi c'è un papa, cioè secondo me qualche cosa diventerà grande, diventerà ufficiale, diventerà divulgato, sarà divulgato. Può anche essere questa nuova ideologia di famiglia, di gruppo, di clan, di comunità. E queste carte io le trovo bellissime in realtà, messe qui in questa posizione, perché vuol dire che cadranno le paure, cadrà tutto quello che è la sofferenza, cadrà, cioè è un po' come se arrivasse finalmente un momento sereno, cambiando questa attitudine un po' bronciosa, un po' cocciuta, un po' brutta, di cui mi parla l'eremita al contrario, sento che si apre la strada per qualcosa di molto bello. E tutto quello che sono le paure, i timori, le vostre ideologie, diciamo, che vi portano lontano dalla vostra anima, cadranno. Cioè è come se aveste una sorta di risveglio spirituale, mi viene da dire. Non c'è giudizio, c'è solo la torre due volte, quindi certe strutture mentali e certe paure, come vi ho detto, cambieranno, cadranno, scusate. Andiamo a vedere anche il 9 di spade. 2 di spade e 6 di bastoni. Andiamo a vedere il carro. Re di coppe. E 3 di coppe. Mm. Ragazzi, guardate, questo 3 di coppe mi ha un po' ribaltato il tutto. Se per caso fosse in una relazione ehm, clandestina e vi sentiste messi da parte o insomma ehm, c'è qualcosa che non vi convince dell'altro, qui si tratta di mettere le cose in chiaro, di tagliare. Io ho la sensazione che questo proiettarvi in avanti possa effettivamente aprire di nuovo un confronto, qualche tipo di sogno nuovo, però vi dirò che qualcuno, in realtà io non la sento così male, questa torre, queste torri, però sì che cambia effettivamente il panorama e avendo un carro qualcuno potrebbe decidere di lasciarsi alle spalle certe situazioni, certe relazioni, certi problemi, ok? Perché qui in realtà questa è una carta in più. Il 9 di spade ci dice che c'è ancora la preoccupazione che qualche cosa si ripeta, che qualche cosa che è già successo nel passato che possa ripetersi. Quindi non lo so se è un perdono. È come se o in questa situazione o in questa relazione doveste imparare a mettere i giusti tagli. Potreste avere un patto d'anime con questa persona, giustamente avete la temperanza, per adesso solo quella. Beh, non lo so se è un vostro percorso personale o un patto proprio con questa persona. Però è come se doveste imparare a tranciare, a tagliare quello che non serve, via. Vi dico, c'è come un'evoluzione comunque positiva. Io questa parte qua, vi ripeto, lo sento come una parte che vi dà la possibilità di costruire qualcosa di nuovo, di andare verso la vostra guarigione. È un po' come togliersi il velo dagli occhi, eh? Ricordatevi che la luna parla anche di proiezioni. Quindi, secondo me, cascano le paure, cascano le proiezioni, qui ci sono i veri dubbi, ma è come se con il carro si decidesse, si prendesse una certa direzione. E che anche il re di coppe, secondo me un trucco potrebbe essere il non farvi comandare dai sentimenti, dalle emozioni, perché sennò quando avete i momenti un po' cupi rischiate di prendere decisioni sbagliate. Andiamo a vedere qualche oracolo. Tra l'altro,
Quando prendete una decisione, in momenti forti, dove state vivendo emozioni forti, sia che siano di gioia, sia che siano di tristezza, qualsiasi emozione, voi appuntatevi la decisione, la scelta e parcheggiate lì l'appunto. Lasciate passare un po' di tempo che, dipendendo dalla decisione, può essere un giorno, una settimana piuttosto che un mese. A freddo poi riprendete in mano la decisione e capite se effettivamente è ancora una decisione valida per voi oppure no. Questo evita di fare scelte impulsive di cui poi in un futuro ci si pente. Andiamo a vedere qualche oracolo, però ne vedo già uno molto interessante. L'isola del tesoro. Poi abbiamo Yang, co-creare e sinfonia incompiuta. Carta numero 9, carta numero 1, carta numero 40, carta numero 10. Io credo, ragazzi, che vi stiate apprestando ad andare verso qualche cosa di molto molto prezioso. Questa viene proprio chiamata l'isola del tesoro, ma è come se doveste imparare a co-creare, cioè quello che noi pensiamo, creiamo. Quando noi facciamo un pensiero, di solito i pensieri, quando noi pensiamo a qualcosa, automaticamente arriva un'immagine, no? O comunque lo associamo ad un'immagine. E in quel momento noi creiamo due tipi di vibrazioni nell'universo, quella del pensiero e quella dell'immagine. A furia di immaginare o di proiettare cose fuori, perché a un certo punto poi uno ne parla anche, quindi è una terza vibrazione, tutte queste vibrazioni che collimano creano la realtà. Quindi siate consapevoli che qualsiasi singolo pensiero voi stiate facendo si proietta in un futuro nella vostra realtà. E questa carta Sinfonia Incompiuta secondo me vi vuole ricordare come il mettere una parola fine, c'è da terminare qualche cosa, c'è da rompere con qualche tipo di atteggiamento che può essere, come vi dicevo prima, l'isolamento. Mi viene tanto l'essere cocciuti, l'essere ostinati, l'essere superbi, superiori, come se, non lo so, foste fatti in un modo e quello è e non si cambia. Oppure potrebbe essere un atteggiamento da vittima, mi sento solo, sono sempre solo. Mm? Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere qualche altro oracolo. Presenza. Sono nella pace del momento presente. Sapete, dicono che non esiste niente a parte il presente, perché il futuro non esiste ancora, mentre il passato è passato. Non esiste solo nella memoria. Ok, andiamo a vedere un pensiero, una riflessione di questo momento. Perché mi è difficile concedermi d'essere quello che sono? Come se aveste difficoltà a esprimervi liberamente come voi siete. Questo potrebbe anche avere come risvolto problemi alla gola, Andiamo, ok. Questa potrebbe essere una credenza limitante perché mi paragono e mi credo superiore o inferiore, quello che vi ho detto qui con l'eremita. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Prendo coscienza che quando voglio dimostrare qualcosa è perché ancora non ci credo io stesso. Wow! Il dimostrare molte volte è anche legato all'ego, L'ego ha bisogno di sentirsi superiore perché normalmente il critico interiore ci dice che tu non sei abbastanza bravo o cose di questo genere, no? Quindi noi siamo bravissimi a castigarci, insomma, meno a parlarci bene. Dovremmo imparare un po' tutti a essere delle madri migliori per noi stessi.
Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti vi basta scrivermi una mail, magari nell'oggetto mettete credenze limitanti, però io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego un po' come funziona il tutto. La stessa cosa la potete fare anche per conto vostro abbonandovi al canale. In quella sezione tratto le credenze limitanti divise per settore e in realtà sono anche divise per chakra e ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' un corso di formazione di tutto quello che ho studiato io, che io ho condensato e messo a disposizione in quella parte. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla così vi renderete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!